Qualche giorno fa mi è capitato di rivedere la mia reaction a Pletnev mentre suonava il notturno di Chopin e mi sono sorte tre domande, tre riflessioni. La prima, il pianoforte è davvero uno strumento così difficile? La seconda, i grandi pianisti sono davvero così grandi? E la terza, ascoltare un grande pianista è così profittevole oppure sarebbe meglio non ascoltarlo? Comincerei con la prima riflessione, ovviamente. Chi afferma che il pianoforte è uno strumento molto difficile normalmente si basa sul fatto che sono necessarie due mani per poter suonare. A che io risponderei che in qualsiasi strumento sono necessarie due mani, sì, però nel pianoforte le due mani devono suonare cose diverse, mentre normalmente negli altri strumenti si riesce con le due mani a ricavare un solo suono. Va bene, però ad esempio nel violino non sono presenti i tasti, quindi c'è la difficoltà dell'intonazione dei suoni. Pensiamo alla tromba, per emettere un suono bisogna sapere quale pistone schiacciare, quanto schiacciarlo, quanto fiato emettere, e pensiamo al batterista che deve saper gestire quattro arti, per cui secondo me la domanda è mal posta. Il pianoforte è uno strumento difficile, anzi direi che il pianoforte è uno strumento immediato, è il più immediato di tutti. Un bambino di 5 anni dopo 5 minuti riesce ad eseguire il Fra Martino, i tasti sono perfettamente distinguibili, così come le note. Non bisogna lottare per anni come sul violino per riuscire ad intonare una scala o farsi calli come nel caso del chitarrista. Se però pensiamo al repertorio pianistico, soprattutto dal romanticismo in poi, Schumann, Liszt, Scriabin, Rachmaninoff, Brahms, eccetera, non possiamo non ammettere che buona parte di questo repertorio rende lo strumento pianoforte difficilissimo da suonare. Anzi, direi che una buona parte del repertorio pianistico è insuonabile da una buona parte di pianisti anche da un buon livello. Per cui non è questione di difficoltà dello strumento in sé o di tecnica richiesta, è proprio il repertorio che è estremamente difficile. Certo, c'è sempre chi potrebbe dire: guarda, è questione di studio, studia, applicati, vedrai che riuscirai a eseguire qualsiasi cosa. Allora, mente sapendo di mentire, oppure mente in buona fede perché probabilmente ha bisogno di stimolare l'interlocutore, oppure semplicemente non conosce questo repertorio e non l'ha mai affrontato, oppure potrebbe essere lui stesso un grande pianista che non riesce a capire per una persona comune quali sono le difficoltà nell'affrontare dei brani del genere. Per cui penso che la prima questione l'abbiamo affrontata. Il pianoforte è difficile soprattutto per quanto riguarda il repertorio. Seconda questione, i grandi pianisti sono davvero così grandi? Allora, la percezione di grandezza di un artista o di un pianista varia con l'esperienza. Da bambini, o comunque quando si inizia a studiare pianoforte, il grande pianista lo si vede come un mito, ma un mito raggiungibile, cioè uno pensa: studierò, diventerò anch'io come lui. È come se il grande pianista fosse una montagna, la stiamo vedendo da lontano e immaginiamo di poterla scalare. Con l'allenamento la scaleremo certamente. Col passare del tempo diventiamo sempre più bravi e ci avviciniamo a questa montagna. La montagna comincia a prendere una sua forma, quindi cominciamo a capire che non è così facile scalare una montagna, però ci mettiamo a studiare sempre con l'idea di poterla scalare. Il paradosso arriva quando siamo di fronte a questa montagna, quindi siamo alla fine dei nostri studi accademici, al diploma, e ci rendiamo conto della grandezza e della verticalità di questa montagna. E quel divario, che ormai il divario si è fatto sempre più corto tra noi e il grande pianista, quella piccola diversità che noi pensavamo esserci tra di noi, in realtà capiamo che è un divario insormontabile. È come il campione del mondo che corre 400 metri in 10 secondi e io, persona normale, li corro in 12. Questi 2 secondi fanno la diversità tra me e il campione del mondo. Insomma, la vera grandezza di un grande pianista la si può avvertire solamente quando ci si sta per avvicinare, quando ormai abbiamo già dato tutto noi stessi, abbiamo studiato il più possibile, siamo al massimo delle nostre capacità fisiche e mentali, ma ci rendiamo conto che siamo proprio alla base di questa montagna e che purtroppo lo studio serve ma non è sufficiente. Per arrivare a certi livelli ci vuole un talento innato. Perché il grande pianista è inarrivabile? Quali sono velocemente le caratteristiche di un grande pianista? Allora, innanzitutto la facilità tecnica, il margine di sicurezza e la pulizia
esecutiva. Un pianista comune fatica a raggiungere delle grandi velocità e soprattutto a mantenerle, a reggerle. Fatica a controllare una grande quantità di note. La mano sinistra, che normalmente è quella più debole, è molto diversa a livello di abilità rispetto alla mano destra. Il pianista comune ha sempre qualche problematica in qualche tecnica, magari nelle ottave, oppure negli accordi, negli arpeggi o nelle scale, o magari ha delle problematiche nella tecnica base principale dello strumento, delle problematiche, non so, biomeccaniche, per cui quando suona è sempre al 100% delle sue capacità. È al limite, è teso, pensa sempre, speriamo di non sbagliare, ma alla fine comunque sbaglierà sempre qualche nota, perderà il controllo in qualche passaggio. Il grande pianista invece sembra affrontare qualsiasi tipo di repertorio con una disinvoltura, una facilità, una naturalezza incredibile, sembra non far fatica, non avere nessuna problematica né per quanto riguarda la tecnica base né per quanto riguarda le tecniche specifiche. Insomma, un grande pianista difficilmente sbaglierà delle note, perderà il controllo in alcuni passaggi, si bloccherà, ha un margine di sicurezza talmente elevato, probabilmente suonerà il 60-70% delle sue capacità. Quindi insomma tecnica naturale e estrema pulizia esecutiva. Altro fattore, la consapevolezza interpretativa. Cioè il grande pianista lo si capisce anche dalla qualità interpretativa, che non è solo il totale controllo delle note, il tocco, la dinamica, ma è proprio la consapevolezza che ha dell'intero brano, della struttura melodica, armonica, del significato di ogni frase, a diversità del pianista comune che normalmente interpreta così come gli viene al momento, senza avere un'idea ben chiara di quello che sta capitando all'interno del brano. Il livello di concentrazione. Il grande pianista suona davanti ad un pubblico esigente, pagante, ad una critica, magari a delle telecamere, per 2 ore, a memoria, repertorio molto difficile di musica classica, quindi scritta, non si tratta di un'improvvisazione, è un livello di concentrazione assolutamente inarrivabile per la persona normale. I processi cognitivi, cioè la velocità di lettura del grande pianista e di archiviazione di quello che sta studiando, cioè il pianista medio passa settimane, mesi per studiare un brano. Il grande pianista, mentre lo sta leggendo le prime volte, lo sta già memorizzando e non ha nemmeno bisogno di studiare le tecniche, di ripetere battuta per battuta. Io conosco dei grandi pianisti in grado di mettere insieme un concerto difficile per pianoforte e orchestra in meno di una settimana. Sono proprio mondi completamente diversi. Ovviamente il risultato di tutto questo è anche la vastità del repertorio. Un grande pianista ha nelle dita centinaia di brani pronti ad essere eseguiti in qualsiasi momento, proprio perché ha questa capacità di archiviazione mentale superiore. Anche qui c'è sempre quello che potrebbe dire, è questione di studio, studia, applicati, mente sapendo di mentire come prima, mente in buona fede perché ha bisogno di stimolarti, oppure lui stesso è un grande pianista per cui non sa quali sono le problematiche per un pianista comune. Ultima questione, ascoltare un grande pianista è profittevole oppure no? Allora, in linea generale, in un'epoca come questa, l'epoca digitale, dove è abbastanza un click per ascoltare chiunque suonare qualsiasi cosa, da una parte sicuramente è un aspetto positivo, questa globalizzazione dell'ascolto, dall'altra parte c'è un prezzo grande da pagare. Qual è? È l'appiattimento. Oggi è difficile capire dal solo ascolto chi sta suonando. Suonano un po' tutti allo stesso modo, più o meno. Mentre una volta i grandi pianisti li si riconosceva dalle prime note, da poche note. Questo perché? Perché oggi anche il grande pianista, prima di eseguire in concerto il brano, probabilmente, anzi sicuramente andrà ad ascoltarlo, avrà dei riferimenti di altre interpretazioni, di altri pianisti. Una volta invece i punti di riferimento erano pochi, il grande pianista l'unica opportunità che aveva per ascoltare il brano che voleva eseguire da un altro era andare ad un concerto. Altrimenti doveva aprire uno spartito, cominciare a leggerlo e portarlo all'esecuzione finale senza avere nessun punto di riferimento. Ecco che l'interpretazione in quel caso era assolutamente personale. È una cosa che possiamo sperimentare anche noi. Prova domani ad aprire uno spartito e studiarlo, portarlo all'esecuzione finale senza ascoltarlo da nessuno. È naturale che quell'interpretazione sarà
tua, unica, riconoscibile nel caso in cui diventasse famosa. Oggi invece c'è questa sorta di appiattimento perché ci sono troppi punti di riferimento e anche a livello di qualità della registrazione. Oggi si acquista un CD, i pianoforti suonano tutti uguali, mentre una volta l'artista stesso aveva il suo pianoforte sempre. Il pianoforte era preparato in base alle sue richieste e anche le tecniche di registrazione, ogni pianista aveva le sue preferenze, voleva ottenere un certo tipo di suono. Per cui questa è la problematica generale. Però andando più al sodo, cioè analizzando un altro aspetto, per noi comuni mortali che ascoltiamo un grande pianista, quali potrebbero essere le conseguenze? La prima è avvertire una sorta di stimolo a studiare di più. E se così fosse, va benissimo. Il problema è che spesso avviene il contrario, cioè di fronte alla loro bravura potremmo sentirci inappropriati, incapaci, non portati, e quindi sentire una sorta di disagio, di frustrazione, chiamiamola come vogliamo. Sta di fatto che ho individuato 7 punti che potrebbero aiutarci a non cadere in questa trappola. Il primo punto è che bisogna comunque avere la consapevolezza della realtà e tanta umiltà, cioè una buona parte del repertorio è destinato a pochi eletti, non è vero che tutti possiamo suonare tutto. Bisogna riconoscere che lo studio non basta per arrivare a certe vette, bisogna avere un talento innato e bisogna sapere accettare questa cosa, accettare la propria natura. Non è colpa nostra, non è perché studiamo poco, perché studiamo male, è perché lo Spirito Santo distribuisce i talenti come vuole. Il grande pianista, come i grandi geni, avranno le loro lacune che magari noi non abbiamo, saranno bravi a suonare, ma probabilmente non sanno cambiare una lampadina. Qui è un po' come il lupo che dice che l'uva è acerba e quindi insomma non la prende, in realtà non ci arriva. Però può aiutarci a pensare anche questa cosa. Però attenzione, accettare i propri limiti e la propria natura non è una resa, una sconfitta, ma è semplicemente onestà e a mio avviso è una sorta di prezzo da pagare, un esercizio di umiltà che ci tiene lontani dalla presunzione che rovinerebbe quest'arte. Il secondo punto è l'effetto specchio, cioè nessuno di noi si vede invecchiare perché tutti i giorni ci guardiamo allo specchio. A livello pianistico, pochissimi di noi pensano a come suonavano l'anno prima o 10 anni prima, non ci rendiamo conto dei progressi che siamo riusciti a raggiungere. Gli altri si rendono conto, noi no, per cui dovremmo ogni tanto, come dovremmo fare ad esempio nelle sofferenze della vita, pensare a chi sta peggio. Proviamo a pensare a come suonavamo un anno fa o 10 anni fa, andiamo a rivedere qualche saggio, a risentire qualche registrazione. Le nostre dita in realtà stanno facendo qualcosa di grande, di invidiabile a chi non sa suonare e se fossimo a un buon livello addirittura di inspiegabile, per cui non demotiviamoci, quello che sappiamo fare è già tanto. Io stesso quando mi capita di far fatica in qualche passaggio tecnico, spesso mi sento un po' così demotivato, poi però magari arriva qualche allievo che sta studiando da qualche anno e mi rendo conto che per lui sarebbe addirittura impossibile fare quello stesso passaggio che sto suonando io, anche la metà della velocità, nonostante studi da diversi anni, per cui in realtà le mie dita stanno facendo qualcosa di già straordinario. Terzo punto, la bellezza del moderato. A volte i brani ci sembrano irraggiungibili semplicemente perché vengono eseguiti a velocità assurde dai grandi pianisti. Dovremmo pensare che però a volte la velocità, se non sempre, distrugge la musica, cioè uccide i particolari, i dettagli, le tensioni armoniche, le dissonanze. A me è capitato spesso di eseguire, di studiare dei brani molto difficili e di suonarli a velocità più moderata e mi rendo conto, mi sono sempre reso conto, proprio che alcuni dettagli, alcune dissonanze, eccetera, a velocità moderate escono, a velocità molto elevate spariscono, per cui se noi eseguiamo un brano a velocità più moderata, non stiamo togliendo qualcosa alla musica, anzi stiamo dando qualcosa, stiamo mettendo la musica al primo posto, la tecnica al secondo posto. Non a caso molti grandi pianisti, a partire da Ivo Pogorelic, in tarda età hanno dimezzato le velocità. Probabilmente si sono resi conto, o comunque hanno deciso di far emergere la musica e non la loro tecnica, e che la musica fatta più lenta spesso è più originale, più interessante, più bella. Tesori nascosti, quarto punto.
Non esistono solamente i brani conosciuti, difficili, portati, riproposti continuamente al grande pubblico dai grandi pianisti. Il repertorio pianistico è talmente grande, quasi infinito e sterminato, che accontenta chiunque, a qualsiasi livello. Esistono dei brani bellissimi, scritti da grandi compositori, quindi sempre comunque belli, anche se non richiedono una grande tecnica, per cui perché andare ad impazzire? Mesi o anni per cercare di imparare un brano perché ci siamo fissati, ci siamo ossessionati da quel brano, quando in realtà potremmo godere, far godere di più gli altri studiando dei brani più alla nostra portata, comunque bellissimi. Per cui io direi cerchiamo di ampliare il repertorio, andiamo a conoscere qualche altro compositore o qualche altro brano, non andiamo a ascoltare sempre le stesse cose. Quinto punto, l'ho chiamato la Formula 1. Schumacher riusciva ad andare a 300 all'ora in curva perché aveva una Formula 1. I grandi pianisti hanno a disposizione dei pianoforti che sono delle Formula 1, per cui quello che riescono a fare soprattutto a livello espressivo è dovuto un 40 se non un 50% alle capacità espressive dello strumento. Non so chi di voi abbia mai provato un Fazioli, uno Steinway Gran Coda, un Bosendorfer, un Shigeru Kawai, un CFX Yamaha, eccetera, pianoforti, insomma, gran coda da concerto. Vi assicuro che non c'entrano assolutamente nulla con i nostri pianoforti, non dico verticali, ma neanche con i pianoforti a coda da 30, 40, 50 mila euro a disposizione delle persone comuni. Mi viene in mente un aneddoto. Anni fa ero andato da un importatore perché dovevo scegliere un C3 per un mio cliente. Appena entro in questo enorme capannone mi trovo uno Steinway Gran Coda, ovviamente mi precipito a suonarlo. Dopo un minuto viene l'importatore e mi riprende dicendomi: guarda, non dovevi, adesso non puoi più scegliere il tuo C3. Io un po' incredulo mi alzo e comincio a provare i vari C3, mi sembrano tutti dei pianoforti verticali, tanto che gli chiedo: mi stai prendendo in giro, questi non sono dei C3, hai cambiato il modello, la matricola. E in realtà mi ero sfalsato il parametro. Sono dovuto andare a mangiare e tornare nel pomeriggio per togliermi di mente il suono e la capacità espressiva dello Steinway Gran Coda. Insomma, mi sembra onesto considerare che comunque il risultato espressivo del grande pianista è dovuto in buona parte anche dallo strumento che ha a disposizione. Velocemente, penultimo punto, noi dobbiamo suonare non per accontentare la critica, il pubblico esigente, per fama o per denaro, ma semplicemente per un piacere personale, per cui anche il confronto col grande pianista è fuori luogo, perché dovremmo confrontarci o voler raggiungere il grande pianista. Lui lo fa di lavoro, noi lo facciamo, dovremmo farlo per piacere personale, per cui anche il confronto sarebbe un po' stupido. L'ultimo punto, invece, quello più importante, è: dovremmo quindi ascoltarlo oppure no il grande pianista, e nel caso con quali modalità? Allora, l'ascolto ovviamente può essere un puro ascolto senza assolutamente nessun confronto tra noi e loro, e i grandi pianisti, e dovremmo quindi spostare l'attenzione dal nostro ego che si sente schiacciato all'arte che ci sta arricchendo in quel momento, perché stiamo ascoltando, stiamo percependo questa bellezza. La seconda modalità, invece, quella un po' più didattica, è quella di ascoltarli cercando di prendere degli ulteriori spunti interpretativi. Però attenzione, questo non significa copiare. Qualcuno diceva che la cosa più stupida che può fare un pianista è copiare un altro pianista. Purtroppo copiare è una tendenza abbastanza comune, ma nasconde diverse insidie. Tralasciamo il fatto che sarebbe quasi impossibile copiare l'interpretazione di un grande pianista. Tralasciamo il fatto che nel caso in cui non dovessimo riuscire potremmo sentire un senso di frustrazione, e tralasciamo anche il fatto che nel caso in cui dovessimo riuscirci comunque staremmo rubando. Noi siamo, tra virgolette, solo degli interpreti, dobbiamo interpretare musica scritta da altri, e se neanche cerchiamo di fare questo, sparisce tutto. Ora, al di là di questi tra l'altro, qual è il problema principale nel cercare di copiare qualcuno? Che andremo a copiare il risultato finale, non il processo creativo, mentale, che sta alla base di questa interpretazione. Per cui se noi andiamo a suonare un forte, un piano, una dinamica, un accelerando, qualsiasi cosa, perché lo fa il grande pianista, senza domandarci perché lo ha fatto, la nostra esecuzione risulterà artificiale, artificiosa, non fluida, senza una direzione, non interessante. Per cui quello che noi dovremmo fare non è copiare il colore,
ma capire perché il grande pianista qui ha messo questo colore, che cosa ci ha visto nel brano o in questo punto, in questa frase che io non ho visto. Questo dovrebbe essere lo scopo. Poi abbiamo la problematica dell'ossessività, cioè l'ossessione con la quale magari ascoltiamo lo stesso brano suonato sempre dallo stesso esecutore e la stessa registrazione. Non capiamo che questa cosa ci crea una sorta di imprinting cognitivo e che ci blocca qualsiasi altra immaginazione, possibilità di immaginare soluzioni diverse per quel passaggio o per quel brano. Dovremmo semmai ascoltare più esecuzioni di più esecutori e contrastanti possibilmente l'una con l'altra. Tanto mediamente non esiste l'interpretazione giusta. Certo, c'è un'attinenza interpretativa al testo, magari farò un video a parte, però l'arte sta nell'originalità, nell'offrire la nostra visione del mondo, del brano. Se noi copiamo, ci priviamo di quel diritto e dovere di entrare in dialogo con il brano e con il compositore. Concluderei con una mia visione un po' romantica della musica. A mio avviso la musica non dovrebbe essere vista come una vetta necessariamente da scalare, soprattutto se non c'è richiesto, ma come un giardino, un nostro piccolo giardino dove piantare non necessariamente degli alberi secolari, dei grandi virtuosi, ma dei piccoli fiori che però profumano di noi stessi. L'importante è essere autentici mentre suoniamo con noi stessi e l'obiettivo non dovrebbe essere quello di superare il maestro e il grande pianista, ma quello di essere noi stessi dei pianisti migliori rispetto a chi eravamo ieri. Vi saluto.